Buonasera amici di Risk and Compliance TV, siamo qui con il dottor Marco Ferfoglia, presidente dell'associazione Analisi Banca e autore per la piattaforma Risk and Compliance. Vogliamo chiedergli innanzitutto dell'associazione Analisi Banca, quali sono le motivazioni, i soci e come vengono gestiti i rapporti con i soci e cosa si propone. Grazie Ingrid per la domanda. L'associazione è ormai attiva da un paio d'anni, basata soprattutto sulla relazione dei suoi partecipanti e con la compartecipazione di tutte le attività interne ed esterne. Abbiamo un sito internet www.analisibanca e un gruppo LinkedIn omonimo con molti followers. Siamo interessati moltissimo all'aspetto relazionale tra noi dentro l'associazione e fuori l'associazione. L'esempio appunto questa partnership con il Risk and Compliance Platform. Vogliamo e dobbiamo, siamo già orientati verso l'aspetto della formazione interna ed esterna, vogliamo anche fare e sviluppare ancora meglio dei paper di carattere scientifico. Il dottor Marco Ferfoglia, oltre che presidente di Analisi Banca e stimato professionista, è anche uno degli autori per la nostra piattaforma di Risk and Compliance, dove scrive via via alcuni pezzi. Per cui vogliamo chiedergli, in base al suo punto di vista, come vede il futuro e le prospettive del settore bancario italiano. Non si può negare che il sistema bancario italiano ha subito con la crisi finanziaria dei momenti veramente difficili. In questo momento fortunatamente si sta tendendo alla stabilizzazione. Non bisogna dimenticarsi che il sistema bancario italiano raccoglie e impiega circa 1.700 miliardi e ha difficoltà in questo senso in quanto la marginalità sui tassi è passata da una decina d'anni dal 3% al 2%. Per questa ragione la redditività si è decisamente abbassata e ha subito ovviamente un aumento delle sofferenze. Ragione per cui le banche italiane adesso si stanno muovendo moltissimo verso l'abbassamento dei costi di struttura, diminuendo sportelli e riducendo, ove sfortunatamente, il personale, ma soprattutto stanno tentando di cambiare un pochino la loro attività, spingendosi verso il mercato assicurativo con la loro distribuzione, spingendo ancor più verso il mercato del risparmio amministrato e quello gestito. Ecco. E incrementando le commissioni più che... Soprattutto aumentando le commissioni e come sappiamo bene Ingrid, per fare un'attività distributiva in questi settori che tu hai rimarcato non occorre patrimonio di vigilanza, quindi l'attività distributiva relativamente parlando è meno onerosa su questo aspetto. Allora, grazie Marco. Abbiamo ancora una curiosità. Come vedi, dopo aver tracciato la situazione delle banche italiane, come vedi dal tuo punto di vista la situazione delle banche europee? Possiamo paragonarle e trovare dei punti di contatto o di differenza? Allora, la differenza è ormai storica. Le banche italiane sono delle banche essenzialmente di deposito, votate alla raccolta agli impieghi della loro attività. Le banche europee in questo momento, colgo l'occasione, si stanno riorganizzando su una cosa centrale per tutte le banche e vale anche per le banche italiane, il cosiddetto business model, cioè che cosa facciamo, come lo facciamo e dove lo facciamo, perché è importante per la vigilanza e anche per la redditività della banca intervenire in modo opportuno, vuoi in termini di difesa del proprio business, ma anche come modalità e possibilità di approcciare in modo opportuno e leggero verso aree di redditività. Questo anche perché la volatilità dei mercati azionari o quelli bancari è sempre dietro l'angolo. Bene, allora, ringraziamo il dottor Marco Ferfoglia, autore per Risk and Compliance Platform, e potete leggere i suoi articoli seguendo la nostra piattaforma,
e professionista del settore del credito. Grazie per questa panoramica sull'Associazione Analisi Banca, sulla situazione delle banche italiane e anche la tua aver condiviso con noi la tua opinione sulle situazioni delle banche straniere.